In base a quanto emerso dalla ricerca contemporanea, non risultano solo di grande interesse i contatti e gli scambi commerciali che intercorsero tra la valle dell'Indo e la Mesopotamia, ma anche le possibili origini stesse dei Sumeri. Conosciamo molto, ma non ancora abbastanza su questo popolo e recenti studi sembrano aver gettato una luce del tutto inattesa sulla loro origine. Tra le ipotesi più interessanti troviamo quella dell'assirologo Giovanni Pettinato, luminare in questo settore è scomparso solo pochi anni fa. Per inquadrare la loro storia dobbiamo anzitutto sapere che il termine sumero in realtà fu attribuito a questo popolo dai suoi successori, gli Accadi. I Sumeri o Shumeri da Shumer chiamavano se stessi Sag Giga, letteralmente la gente dalla testa nera, e la loro terra era chiamata Ki-en-gi, luogo dei signori civilizzati, o secondo altri autori, luogo della lingua sumera. Non è comunque noto perché gli Accadi abbiano chiamato questo popolo e la loro terra Shumer. La loro patria di origine resta inoltre ancora oggi del tutto sconosciuta, per quanto si sia certi che non fossero una popolazione di stirpe semitica e quindi originaria della Mesopotamia. Pur non potendo conoscere l'epoca precisa, sappiamo orientativamente che verso il 3500 a.C. sarebbero giunti per occupare la bassa Mesopotamia, alla confluenza del Tigri e dell'Eufrate, nell'odierno Iraq sud-orientale. Cosa abbia spinto questa popolazione però a lasciare le loro terre d'origine per stanziarsi in un luogo così arido non è dato saperlo. Sono stati ipotizzati dei mutamenti climatici, come anche che fossero stati cacciati da altre popolazioni o territori, ma ad oggi non esistono fonti o reperti di alcun tipo che documentino un fatto del genere. Non resta che pensare ad una rottura traumatica con una popolazione arcaica e quindi a un esodo alla ricerca di una nuova terra. Dagli scavi archeologici sappiamo che verso la fine del terzo millennio a.C. avvenne la fusione definitiva tra la popolazione sumera e quella di popolazioni autoctone di stirpe semitica. La presenza di tribù semitiche in quei territori era dovuta alla loro attività di pastori nell'Asia occidentale, una terra veramente estesa che comprendeva la steppa siriana, la Palestina e l'Arabia. Alcune di queste tribù semitiche realizzarono i complessi culturali di Ubaid e di Uruk. Erano popolazioni che avevano in parte acquisito una stanzialità, raggiungendo un discreto sviluppo tecnologico e organizzativo. Come dicevamo, non è possibile datare l'arrivo dei Sumeri in Mesopotamia in modo preciso. Molto probabilmente si trattò di una penetrazione graduale e lenta che portò all'integrazione con le culture locali. L'analisi del lessico sumero costituisce una prova ulteriore del fatto che questa cultura ebbe origine da più complessi culturali integrati. I nomi delle loro città, ad esempio, non hanno senso nella stessa lingua sumera, invece presentano analogie con i nomi delle città della Mesopotamia settentrionale, corrispondenti al lessico della civiltà di Ubaid. Molti termini invece relativi alle funzioni produttive di base, come ad esempio i vocaboli che si riferiscono alla fabbricazione della birra, all'agricoltura, al cuoio, alle costruzioni, eccetera, non sono di origine sumera, ma sono da attribuirsi a una lingua di substrato con possibili connessioni nell'area iranica, mentre vocaboli che si riferiscono a funzioni più specialistiche e di tipo direttivo amministrativo sono di chiara origine sumera. Così ci dicono almeno gli studiosi. Già nel periodo della cultura di Ubaid, la cui prima presenza storica è databile nell'area intorno al 5200 a.C., con la città-stato di Eridu, si realizzò in Mesopotamia la canalizzazione delle acque del Tigri e dell'Eufrate, un'opera ingegneristica di vaste proporzioni che rese ampiamente navigabili
canali e corsi d'acqua, creando quindi un'estesa rete commerciale che raggiungeva Eridu e da cui era possibile mantenere contatti con le coste arabe e indiane. L'assirologo Giovanni Pettinato, partendo dal presupposto che i Sumeri non fossero originari dell'Iraq, per le diversità delle loro caratteristiche linguistiche e somatiche, in base ai testi studiati e rinvenuti di questo popolo, proponeva 3 ipotesi distinte sulla loro origine. La prima vorrebbe che fossero originari dei monti a nord della Mesopotamia, i monti Zagros nell'attuale altopiano iranico. La seconda vorrebbe invece che fossero originari della Turchia, ma anche questa possibilità, salvo che per somiglianze linguistiche, non sembra essere suffragata da alcuna prova ad oggi definitiva. Attraverso lo studio dei loro testi, Pettinato, così come molti altri studiosi, è riuscito invece a trovare molte allusioni letterarie che sembrano indicare come luogo di origine dei Sumeri il mare. Per essere ancora più precisi, e su tale evidenza, Pettinato ha ritenuto che l'ipotesi più plausibile per la loro origine fosse stata proprio una migrazione via mare proveniente dal sud-est dell'India, e l'unica popolazione identificabile con quei luoghi è la civiltà Harappa, detta anche della Valle dell'Indo. Nella mappa che vedete si evidenzia la localizzazione geografica dei territori indicati. Vedete Melluca, identificabile con la civiltà della Valle dell'Indo, l'Iran e il porto di Dilmun, nonché il bacino mesopotamico. È ben visibile come fossero oltremodo possibili gli scambi commerciali tra queste realtà e le rispettive civiltà. Tale identificazione è avvenuta per almeno 2 motivi. L'appellativo di teste nere che si erano attribuiti i Sumeri, e ricordiamo che nei testi di Ur della fine del III millennio a.C. Melluca viene descritta come la terra delle montagne nere, e le similitudini tipologiche con gli indiani di questa zona. L'assirologo Pettinato precisa che l'ipotesi più accreditata archeologicamente, e su questo punto si ha l'unanimità assoluta degli studiosi, è che i Sumeri non siano autoctoni, ma che siano immigrati in un imprecisato momento della preistoria nella bassa Mesopotamia. Circa il luogo di provenienza prevale ancora oggi l'ipotesi di una migrazione dalla Valle dell'Indo per via marittima. In tal senso può infatti venire spiegata la denominazione che i Sumeri danno a se stessi di teste nere, come pure l'importanza che riveste nella mitologia sumera il paese di Dilmun, da ricercarsi nelle odierne zone del Bahrain del Golfo Persico Arabico, chiamato in un testo addirittura Kin-en-G, cioè Sumer. Sembra quindi altamente plausibile, anche per l'archeologia più accademica, ipotizzare con un alto grado di possibilità che almeno una parte dei Sumeri potesse essere originaria della Valle dell'Indo. Questo dato, qualora sarà confermato definitivamente, potrebbe davvero cambiare la nostra considerazione su di loro. Non deve essere inoltre sottovalutata la possibilità che questo popolo, una volta giunto in Mesopotamia, abbia anche ricreato una struttura religiosa che chiamasse in causa il culto della montagna. Lo studioso Federico Arborio Mella è del parere che esistano con la lingua sumera, citiamo letteralmente, parentele linguistiche anche con gli idiomi dravidici, cioè dell'India meridionale, e allora starebbe in piedi l'ipotesi che i Sumeri provenienti dall'India si siano stanziati nell'Asia centro-occidentale e di cui alcuni di loro si siano poi avviati alla foce dei 2 fiumi. Comunque sia, continua lo studioso, il loro primo insediamento in Mesopotamia fu Urudug o Non Ki, più tardi chiamata Eridu, in cui vi sorgeva il gran tempio di Eapsu dedicato al dio Enki che li aveva guidati fin in quel luogo. L'archeologo Leonard Woolley scriveva invece che la ceramica chiamata a torto di Al-Ubaid in realtà fu trovata per la prima volta a Eridu, la più meridionale e per tradizione la più antica delle città sumere. Se così fosse, ecco la ragione per cui sulla costa orientale del Golfo Persico, anche nella terra che i Sumeri chiamavano Melluca, si veneravano alcune delle divinità della Mesopotamia.
Ai tempi di Sargon, sul finire del III millennio a.C., gli Accadi, loro successori, continuarono a intrattenere ancora rapporti commerciali con Melluca, tanto che pesi e sigilli sumeri e accadici sono stati trovati negli insediamenti di Mohenjo-daro e di Harappa. La primigenia cultura itinerante, forse quella di Mehrgar, i cui primi accenni risalgono addirittura al 7500 a.C. se non prima, potrebbe quindi e forse essere all'origine della civiltà sviluppatasi poi nella terra tra i due fiumi. Sotto il regno di Gudea, sul finire del III millennio a.C., giunsero sicuramente da Melluca legname e corniola, che è una varietà di quarzo calcedonio, per la costruzione del tempio dedicato al dio Ninjirsu al-Lagash. Uno studio pubblicato qualche anno fa sulla rivista scientifica PLOS ONE invece sembra inoltre gettare nuova luce sul dibattito che riguarda le origini del popolo sumero. I risultati di questo studio mostrano come i resti di individui scoperti durante scavi archeologici e appartenuti proprio ai Sumeri possiedano una stretta affinità genetica con alcune popolazioni del subcontinente indiano, in particolar modo con le popolazioni della zona transimalayana, ovvero l'area del Tibet. Questo dato suggerisce senza ombra di dubbio che almeno una parte degli antenati del popolo sumero discendano da migrazioni avvenute verosimilmente in epoca paleolitica, periodo in cui si iniziò a sviluppare la tecnologia degli utensili e che si concluse circa 10.000 anni fa. La Mesopotamia è considerata generalmente la culla della civiltà, ma come abbiamo potuto vedere numerose volte, queste certezze si stanno lentamente modificando per dare spazio ad una nuova realtà in cui il bacino indo-asiatico sembra sempre di più porsi come una delle prime vere culle della razza umana. Gli studiosi hanno analizzato le sequenze di DNA estratto dai corpi recuperati durante gli scavi, prevalentemente da denti umani di oltre 350 individui, sepolti a Tel Ashara, l'antica Terca, e a Tel Masaik, l'antica Kar Assur-Nasirpal, ovvero in siti archeologici nell'attuale Siria. Hanno datato questi corpi tra la prima età del bronzo e il tardo periodo romano, un'epoca che varia tra il 2500 a.C. e il 500 d.C. Usando l'analisi del DNA mitocondriale, gli studiosi sono stati in grado di ottenere informazioni sull'ascendenza, quindi gli antenati di questi individui, confermando che possedevano specifici marcatori genetici propri di popolazioni del subcontinente indiano, ma assenti oggi negli individui che vivono in Siria. L'assenza di tracce nella moderna popolazione siriana è spiegabile con lo spopolamento e la successiva ricolonizzazione di questi territori, così come confermato dalla storia e in particolar modo dalle invasioni mongole del XIII secolo e di quelle di tribù nomadi dal XVII secolo in poi. Il dato sconcertante è che questi stessi aplogruppi sono presenti tra gli individui che vivono oggi in Tibet, Himalaya, India e Pakistan. Questo dato suggerisce al di fuori di qualsiasi dubbio uno stretto legame genetico tra i popoli mesopotamici, in particolar modo i Sumeri, con le popolazioni del subcontinente indiano del passato, avvalorando ancora di più ipotesi come quelle proposte dall'orientalista Giovanni Pettinato, che ritenevano i Sumeri originari proprio della zona dove si sviluppò la civiltà Harappa. Un ultimo parallelismo degno di nota e davvero fondamentale riguarda la montagna più sacra per l'induismo, il Monte Meru, luogo in cui risiedevano gli dei, centro dell'universo primordiale, con i suoi 7 continenti disposti come petali di un fiore di loto e circondata dai mari e dall'ultima catena di vette oltre le quali si affacciava il vuoto cosmico. La manifestazione fisica del mitico Monte Meru è per moltissime tradizioni il Monte Kailash, sacro anche al dio Shiva e proprio sulla catena himalayana. L'antico nome con cui fin dai primordi dell'induismo questa vetta sacra fu conosciuta
è però un altro. Ricordiamo che il prefisso su implica lode ed esaltazione dell'oggetto o del nome personale che lo segue. Questo monte sacro era quindi conosciuto e chiamato nei testi sacri indiani con il termine di Sumeru Parvata o più comunemente con il nome di Sumeru, con il significato di magnifico Meru. Se esiste una correlazione con l'antica terra dei Sumeri, le loro origini, che come ricordava Pettinato, potevano essere fatte risalire alla valle dell'Indo, a un flusso migratorio che da quelle terre si direzionò verso la Mesopotamia, non lo possiamo sapere, ma non potevamo esimerci dal citarlo all'interno di questo video, dove i legami tra India e Vicino Oriente sembrano essere emersi con vera preponderanza e forza. Siamo davanti ancora a ipotesi di lavoro, suffragate però da esigui dati archeologici e genetici, ma se questa strada sarà confermata ulteriormente, saremo costretti davvero a riconsiderare con nuovi occhi una parte importante delle prime civiltà note della storia umana e non solo.